Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come riparare una ruota con i raggi rotti. Qui in officina ho una city bike con la ruota completamente storta, come potete vedere non gira dritto. La causa è un raggio rotto. Eccolo qua, il raggio rotto. Si è rotto dalla parte destra, quindi devo smontare anche la ruota libera. Se succedeva dalla parte sinistra, in alcuni casi riuscivo a sostituire il raggio senza smontare la ruota. A questo punto portiamo il cambio sulla prima posizione, sganciamo i freni e togliamo la ruota. Ora svito il bollone e la ranella. Inseriamo l'estrattore per la ruota libera a filetto. Se non sapete quale prendere, metterò il link nella descrizione del video. Ora la svitiamo come se fosse un bollone normale, in senso antiorario. Svitiamo tutto. E voilà, la ruota libera è uscita. Ora togliamo anche la protezione di plastica, così. Ok, questo qui è il raggio rotto, ora lo dobbiamo andare a svitare come se fosse un dado normale, quindi lo dobbiamo svitare in senso antiorario. Per aiutarci tiriamo fuori il raggio rotto dagli altri raggi, così, e gli facciamo una piega in fondo, così, in modo che possiamo aiutarci a svitare il raggio. Se il nipless gira, possiamo aiutarci con la chiave per tirare i raggi. Svitiamo. Ecco qua. Ora dobbiamo prendere la misura del raggio della lunghezza, quindi da dove c'è la curva del raggio fino alla fine del cerchio. Prendiamo un metro, misuriamo la lunghezza del raggio che mi segna 2,94. Se andiamo a vedere nell'elenco dei raggi troviamo il 2,94x2. 90% delle biciclette city bike montano le ruote con i raggi da 2 mm. Come vedete ci sono tantissime misure di raggi e quindi averle tutte in negozio è improponibile, quindi mi adatterò a prendere un raggio più lungo e adattarlo con la mia filiera per i raggi. Quindi per me è il sistema più semplice e più economico prendere la misura del raggio e cercarlo in qualche officina meccanica. Come vedete ho tanti raggi in officina ma non trovo mai il raggio giusto per la ruota da riparare. Sembra un dispetto ma è sempre così, quindi adesso prenderò un raggio più lungo da 305, lo taglierò e gli rifarò il filetto. Quindi adesso prendo la misura del mio raggio nuovo, così, e con un pennarello vado a segnare 2,94. Nella descrizione del video metterò anche il righello per prendere la misura dei raggi. Inserisco il mio raggio nella filiera. Lo serro, lubrifico la testina e inizio a fare il filetto. Circa 1,5 cm di filetto in lunghezza e voilà, il raggio è pronto. Ok, una volta fatto il nostro raggio dobbiamo infilare il raggio nuovo dentro il nostro mozzo con il verso giusto. Mi raccomando, come vedete si è rotto il raggio esterno, quindi noi lo dobbiamo inserire dal lato interno, così. Ok, ora se vedete i raggi simili sinistro e destro passano sotto all'altro incrocio di raggio, quindi il nostro raggio deve passare sotto al raggio che trovo di incrocio. Lo facciamo passare sotto così e lo andiamo a inserire all'interno del nostro nipless. Quindi i raggi hanno un verso, non possono essere montati a caso, quindi vedete esterno, interno, esterno, interno, esterno, interno e così via. I raggi esterni
passano sotto al raggio che incrocia e il raggio interno passa sopra al raggio che incrocia. Dato che la nostra ruota è smontata, controlliamo che tutti i raggi siano ok, che magari troviamo un altro raggio rotto. Qui c'è solo un raggio rotto, quindi ora possiamo rimontare il tutto. La ruota libera si avvita senza estrattore, non occorre. Ok, rimontiamo i bolloni di serraggio della ruota e rimontiamo la ruota sulla nostra bicicletta. Se avete un centraruote, chiaramente è più semplice il centraggio della ruota, ma io adesso ve lo farò vedere la centratura senza il centraruote, quindi da sopra la bicicletta. Ok, rimontata la nostra ruota, vado a tirare il raggio nuovo più o meno con la stessa tensione degli altri. Controlliamo la tensione con le mani finché non sentiamo che ha più o meno la stessa tensione. Se il vostro nipples è vecchio o consumato, vi consiglio di sostituirlo, basta sgonfiare la gomma e spostare il flap per i raggi. Ok, sembra che sia la stessa tensione degli altri, vediamo se la ruota gira un po' più libera, un po' meglio rispetto a prima. Quindi adesso bisogna centrare un po' la ruota aiutandoci con i pattini freno. Quindi i pattini freno fanno da aiuto per centrare la ruota. Dove vedete il contatto sul pattino freno bisogna che tiriamo il raggio opposto per staccarlo dal pattino freno. Qui in alto potete trovare il link al mio video dove spiego come centrare una ruota. Ora vedo che c'è il contatto della ruota sul pattino sinistro, quindi io devo andare a tirare i raggi opposti al pattino, così, in modo da centrare la ruota. Quindi io adesso vado a tirare i raggi opposti dove va a contatto con il pattino. Basta mezzo giro per raggio. Cerchiamo di mantenere i raggi con la stessa tensione, quindi se un raggio è troppo tirato allentiamo quello contrario. Ok, direi che ci siamo. Diciamo che non è un lavoro facile all'inizio perché dobbiamo capire un po' le tensioni dei raggi, un po' il verso dei raggi, la lunghezza dei raggi. Ci sono tante cose da sapere per centrare e riparare una ruota. Quindi magari farsi un'esperienza con una ruota rotta, smontarla e rimontarla, vi gioverà sicuramente sul risultato finale. Diciamo che riparare una ruota è il vecchio mestiere del meccanico di bici, quindi saper aggiustare una ruota, a parte la soddisfazione personale, ma ti valorizzerà come meccanico. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.